Essere conosciuti barra famosi è un pro o un contro nella vita quotidiana? Allora, è sicuramente un pro per tantissime cose, tipo... Oddio, aspetta. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un altro episodio di Mick Bubble. Io sono Andrea Migno e come sempre con me il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao a tutti, ne approfitto per congratularmi con Tavuglia Ovest, la mia squadra, per aver vinto il triangolare classico di Tavuglia. Torneo di calcetto Siete importantissimo. stati bravi ragazzi. Ciao Phil, benvenuto. Oggi con noi abbiamo l'onore e il piacere di avere un ospite e un pilota di altissimo livello, nostro finanziatore di questo progetto, nonché recordman di abbracci registrati in un anno solare. Questa è una statistica che ho letto da qualche parte. Grande cultore della Birkenstock in qualsiasi condizione atmosferica, direttamente da Viserba con il numero 72, Marco Bezzecchi. Ciao Marco. Ciao a Marco. tutti, ciao Ragazzi, ragazzi. benvenuto. Ciao, piccola. Ciao. Phil, ciao a tutti. Ciao Marco, come stai? Innanzitutto sai che questa, quando si viene a Mick Bubble, la prima domanda è sempre come stai e come va. Sto bene, tutto a E posto. benvenuto a Mick Bubble. Grazie, sono contento di essere qui nel mio podcast, che è un po' anche mio. Certo. In parte. Sto bene, sono contento. Sì, vorrei subito approfondire questa cosa che tu ci hai finanziato nell'avviamento di questo progetto, perché nella puntata precedente c'è stato Paso che appunto ci ha concesso questo spazio, mentre tu ci hai proprio anche economicamente, a livello di budget, ci hai dato una mano per appunto avviare un po' la cosa, quindi noi di questo ti ringraziamo vivamente. Ti ringraziamo, Io- quel microfono è il tuo, inteso come che è proprio il tuo. Sono contento, alla è un fine, piacere. se vogliamo finirla adesso possiamo finire, decidi pure. E quindi la domanda sorge spontanea, ce la siamo chiesti quando pensavamo alla tua intervista, è qual è stato il motivo che ti ha insomma portato comunque ad aiutarci? Allora, vabbè, innanzitutto il nostro rapporto di amicizia, questo è sempre stata una cosa a cui io sono molto legato, nel senso l'amicizia per me è fondamentale, quindi poter aiutare degli amici per me è sempre fantastico. Poi è nato tutto in un momento difficile per te, alla fine con Phil sono amico ma c'è un altro tipo di rapporti, io e te ci vediamo sempre molto di più, senza ovviamente nulla togliere. No, non me la so prima, non me la so prima. E dai, bene o male l'anno scorso, quando si è capito insomma che avresti dovuto intraprendere una carriera di tipo diverso e che ti era venuta questa mezza idea, sono stato molto contento di poterti aiutare, potervi aiutare ad entrambi, ecco. Da appassionato ricordo sì che... Da bro. Sì, da bro e da appassionato ricordo che... Cioè, secondo me era una roba che poteva fruttare bene, nel senso essere una cosa interessante, fare un progetto figo, quindi ho detto Sì. vai. Ti è piaciuto sì. fino adesso? Molto bello, devo guardare l'ultima di Paso, ma Ah. le altre le ho guardate tutte e Lo salutiamo Matti. Ciao Matti! Ciao Ciao! Matti. Sono contento, per adesso è bellissimo, sono contentissimo. Sicuramente Su una lamentela posso farla? devi. C'è il mio logo un pelo più grande alla fine del video, Hai ragione, me lo dicesti subito e adesso lavoreremo. Va bene, comunque Visto va che bene. questo video lo vedranno in montaggio, lo sapranno direttamente. Bel banner così. Bel banner. Allora, ascolta una cosa, Marco. Dilla. Ci dà altri 2 soldini. Così. Facciamo grosso 2 pagine. Sì, Va bene, dai, facciamo così. Quello che serve ci sono. Ok, grazie mille in anticipo. E io, oltre a te, andrei subito a chiedere anche come sta la tua, insomma, anima Bob. gemella, ovvero il tuo mitico Rubik, quel cinghiale a un collo, raga, è bellissimo. Come sta Rubik? Come va? E dici il tuo rapporto con il cane? È un pitbull insomma, che però è bravo. Sì, è un pitbull, è bravissimo, è molto buono. Sta bene. E adesso è un periodo che soffre un po' perché il caldo gli dà fastidio, non è proprio che contentissimo. mette il radiatorino. Sì, ci vuole l'intercooler per la Sono turbina. raffreddati aria, i cani. Ti danno Sì, con la lingua. sì. Però no, sta bene, è un compagno fantastico, mi tiene compagnia a casa, ma poi abbiamo un bellissimo rapporto fraterno anche con lui.
Ma sì, so anche che te lo sei tatuato Sì, e il vostro è un grande rapporto sì. e non a caso si chiama Rubik perché sì, ma perché È sei un appassionato grande dei cubi di Rubik. Sono appassionatissimo. risolutore di cubi di Rubik. Sì. Cioè, era troppo facile dargli un nome tipo, cazzo so, Rex, per dire. Questo è il primo nome che mi è venuto in mente. Posso Sì, chiedere perché i cani si perché... chiamano sempre, anche a me viene da Rex subito. Ma perché Rex è il Perché sei cane... il cane del Sì, è film. chiaro, però Vabbè, adesso mi è venuto Rex, direi però... che in molti si sono legati a quel cane. Beh, c'è anche il cane che assomiglia a Lessi, che molti lo chiamano Lessi, quello con vero. i peli lunghi. ti ricordi? Marley, se no. Marley come il film. Io e Marley. Fatto sta che, dai, era troppo facile, cioè, voglio dire. Sì. Poi... Comunque io sono per le robe un po' così, strane. Posso chiedere perché il Pitbull dà un possessore di Pitbull? Perché- allora, perché io ce l'ho un po' con sta cosa. Spieghiamo al pubblico da casa che si può. C'è un po' sta roba con i cani pericolosi, ma è colpa mia, è colpa mia. E Diciamo che c'ha questa nomea di cane pericoloso perché più delle volte magari la gente non li sa accudire bene, quindi il cane giustamente, poverino, nessuno gli insegna come deve fare e magari diventa ignorante. Invece sono cani bravissimi e vengono usati tra l'altro per le terapie con i bambini che hanno magari anche dei problemi, sono cani molto affettuosi, quindi... Io in realtà l'ho preso solamente perché mi piaceva tantissimo e mi ispirava proprio bontà. E poi dopo ne ho avuto la conferma quando l'ho iniziato a crescere e tuttora è un pezzo di pane. L'ho accarezzata anche io, infatti. Sì. L'altra sera. Sì. noi, Marco, nella presentazione abbiamo aggiunto che tu sei un grande abbracciatore. Sì, Ti risulta? mi risulta, sì. E di conseguenza possiamo sottolineare che appunto sei una persona veramente di cuore, ti piace proprio il contatto fisico, penso sia sinonimo di questa tua grande affezione alle persone e quindi in relazione a questo io che dai ti vivo da abbastanza vicino volevo chiederti come mai o comunque che cos'è che ti porta ad avere sempre questa bella relazione con le persone e c'hai sempre un sacco di amici, vedo che dedichi sempre tanto tempo proprio a stare con gli amici, nel senso lo metti come una priorità e vorrei capire, insomma vorrei spiegare questa cosa perché mi sembra molto figa. Sì, allora, cioè, è una cosa che mi viene molto naturale, nel senso i miei amici per me sono tutti fratelli, voglio dire, e mi piace avere un bel rapporto con gli amici, mi piace sapere che posso fare affidamento su di loro e allo stesso tempo voglio che sappiano che loro possono fare affidamento su di me. E il contatto fisico è una cosa che mi viene naturale, cioè a me mi piace abbracciare le persone, cioè un mio amico lo abbraccio di gusto, capito? 973 abbracci, tipo tre abbracci al giorno. Sì, sì, cioè è bello, poi non lo so, mi sembra una cosa più vera, mi viene naturale con le persone a cui voglio bene, cioè sono tanto distaccato con quelli che non conosco bene, tanto quanto sono attaccato alla gente a cui voglio molto bene, ecco. Ma te fai un lavoro che però poi ti porta anche a stare molto lontano da casa e dagli affetti così. Sì, E sì. questa cosa come viene vissuta per chi fa? È tosta, a me manca molto... Cioè a te magari appunto sapendo questa cosa qui, cioè tu che sei così attaccato alle persone, come la vivi quando ti tocca star via comunque tanto tempo? Allora, la vivo bene perché comunque vado in moto, faccio quello che mi piace, mi pesa pochissimo andare via, però comunque nei momenti vuoti mi manca tantissimo casa, i miei amici, la mia famiglia, tutti. Motivo in più per cercare di abbracciarli di più quando sono a casa, così glieli do anche, capito, Forse è collegato. mi avvantaggio per quando non ci È sono. un po' di scorta, un po' di Però scorta sì, per quando ma poi, devi fare. cioè, fortunatamente sono circondato, cioè le persone da cui mi sono circondato sono tutte persone che sono simili a me, che gli piace anche a loro il contatto fisico, cioè io è fatica che divento amico con uno che quando lo abbraccio sta così. Ok. Solitamente È sempre ricambiato l'abbraccio. sì, sì, è come se, non lo so, cioè mi sembra di ispirare contatto fisico. Controabbraccio. Controabbraccio. Siete sempre in due che vi Alla piace grande, abbracciare, è vero. sì. Collegherei che anche con la tua famiglia è un bellissimo rapporto. Ci tengo a salutare la Daniela, la Silvia, la Laura e il grande Vito, che Ciao. è sempre con te alle gare. Sì. Le tue sorelle vengono sempre alle gare, tua mamma uguale, tuo babbo ti fa da uccio e hai anche lavorato da tuo babbo. Sì. Dico bene? Sì, sì. Quindi com'è la tua
Cioè, da fuori siete fighi. Siamo Raccontaci i segreti. Tipo. Questa cosa del contatto fisico molto me l'hanno trasmessa loro, perché alla fine mio babbo è uguale a me, cioè mio babbo quando parla con te dopo un po' di ti prende sotto braccio, cioè. Delle mani. Però sì, c'è un bel rapporto con la mia famiglia, le mie sorelle, adesso le vedo un po' meno perché comunque ognuno ha la sua vita, loro stanno tutte e due fuori, una a Roma, una a Milano. Però comunque quando tornano, comunque quando abbiamo modo di vederci andiamo molto d'accordo, con i miei genitori è uguale, li vedo praticamente tutti i giorni, tanto abitiamo a 300 metri di distanza. E bello, un bel rapporto, mia mamma quando può viene, mio babbo mi segue sempre, ci tenevo molto a cercare di portarmelo dietro perché mi dà una bella mano, poi ormai mi conosce benissimo, sa cosa dirmi quando vado bene, sa cosa dirmi quando vado male, e sa bene o male come comportarsi con me, che delle volte sono un po' difficile. È vero, possiamo approfondire nei dopo. weekend di gara tanto capita che... Sì, il nervosismo è sempre alle stelle. È vero. Sì, soprattutto quando non vai un cazzo. Dai. Vogliamo subito, mi collegherei Sì, forse sì. a quest'anno, perché quest'anno tutti Subito col quando dito io nella dico piaga lui, non è che... sì, dai, lo Col sfrutto dito subito. nel culo. Con i capelli biondi di un po'... Dispiace che comunque in questa prima parte di campionato sei stato meno performante, non so, meno veloce dell'anno scorso, e tutti ci tengono e tutti Stai mi chiedono attento, stai no, attento, tutti mi perché- chiedono No, ma hai sentito come come l'ha mai? formulata? Ha scaricato la Sì, colpa sì. sugli altri. È giornalismo No, vero. Se lo sto guardando di Però che... come mai rispetto all'anno scorso ci sono più difficoltà? Questa è una domanda, ci sta. Sì, alla grande. No, allora... Sì, alla fine è così, è la realtà dei fatti, nel senso che a parte a Jerez dove ho fatto il podio e purtroppo ho faticato un po' questa prima parte di stagione. Un motivo solo è sempre difficile nello sport, alla fine ci sono sempre un sacco di variabili. Quello che ti posso dire di mio tecnicamente è che ho sofferto un po' il cambio delle gomme, perché quest'anno c'è stato un cambio delle gomme che insieme a, diciamo, la moto nuova, e per quanto riguarda me, poi perché gli altri alla fine molti sono andati subito bene, qualcuno meglio, qualcuno peggio, comunque di base gli altri vanno. Io personalmente ho fatto più fatica perché ho fatto più fatica ad adattarmi, ancora delle volte fatico molto. Jerez è stato più un... sinceramente sono rimasto un po' sorpreso anch'io, nel senso che l'andamento del weekend è stato molto bello, è stato figo perché eravamo tutti carichissimi, poi comunque appena vai un pelo meglio... Messaggino giusto la sera prima. Sì, Sì. Scritto. sì. Comunque appena vai un pelo meglio, cioè tutti si Certo, caricano, si autocaricano. E lì ci è venuto tutto bene, io sono riuscito a fare una gara che è stata praticamente quasi Un bel perfetta, livello. perché comunque non era quasi nelle mie potenzialità in quel momento. Mentre invece negli altri Gran Premi ho fatto più fatica e soprattutto a guidare come mi piace. Non riesco ancora a esprimermi come vorrei con la moto, essere un tutt'uno per il momento. Anche se è ok, chiusa diciamo la parentesi di quest'anno, per il prossimo anno è abbastanza fresca la notizia che insomma si fa un bel passaggio, un bel cambio, deve essere stata una scelta bella ma comunque insomma importante, e quindi cos'altro se non chiederti le tue sensazioni in questo momento quando diventerai pilota ufficiale a Aprilia. Beh, bello sentirselo dire anche dagli altri, cioè figo. E comunque diventare un pilota ufficiale era una cosa che sognavo da sempre, perché comunque i piloti MotoGP tutti ambiscono a diventare piloti ufficiali e essere la faccia, diciamo, di un marchio, di una casa, di un team, di una squadra, insomma. E è stato bello, è stato un bel processo e c'è stato interesse da tutte e due le parti. E quindi molto bello, sono orgoglioso, sono contento e poi sono molto curioso, anche se ovviamente ancora c'è molto da fare. Quindi... Ma le prestazioni di quest'anno un po' hanno influito su questa scelta, oppure l'idea di un team ufficiale, a prescindere in un pilota, insomma, ti porta ad andare lì? No, allora io diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello. Appena sono arrivato in MotoGP, che ho visto che comunque potevo andare bene,
ho detto ok, adesso il prossimo step è cercare di diventare un pilota ufficiale. Io ovviamente mi sarebbe piaciuto tantissimo continuare con Ducati, perché mi trovo benissimo, è un gruppo di lavoro fantastico e non c'è stata la possibilità, non siamo riusciti a trovare un accordo, però non è stato per via dei risultati, anzi. L'anno scorso avevo avuto la possibilità di avere una Moto Factory, ma in un team comunque satellite. Per me, per il ragionamento che avevo fatto io, non mi sembrava giusto abbandonare una squadra che comunque ha creduto in me dalla Moto 2 e abbandonarla, comunque lasciarla, tra virgolette, per andare in un altro team satellite che comunque aveva una moto ufficiale. Però non so, non pensavo che fosse la scelta migliore. Secondo me era bello fare un percorso, cercare di crescere con una squadra che mi conosce, mi ha cresciuto, fino a poi arrivare a diventare un pilota ufficiale, ma Di una casa proprio ufficiale. di una casa direttamente. ufficiale. Poi Questo è come stato la il mio prendi, ragionamento. poi? Quindi alla fine i risultati di quest'anno non hanno influito, anzi la VR per me, la Ducati e tutti hanno solo aiutato. Vabbè, certo. È difficile dire il contrario, senz'altro. Dopo un'annata come l'anno scorso, poi... L'anno scorso è stata una grande annata, è stato tutto fantastico, e quindi diciamo che per fortuna non si sono dimenticati dell'anno scorso, perché se guardavano solo le prime gare di quest'anno comunque era più duro. Ma come dimenticarsi ricordando 2 o 3 highlights? Allora, quest'anno il problema è che ti hanno tolto anche le gare dove l'anno scorso Sì, sono da Dio, matti. infatti che... Cioè, e Argentina non si è andati, e India. lì l'anno scorso grande gara. India non si andrà sicuramente. Non andiamo. E poi l'anno scorso altro atto eroico fu la gara in Indonesia. Sì, è vero. Dopo che ti sei Sì. sfracellato Mi sono la spaccato spalla. tutto. E quello era stato veramente un bel colpo, perché come era andata, cioè le tempistiche sorprendevano più Sì. che altro. È andata che praticamente sono caduto... Allora, noi partivamo il mercoledì. No, scusami, il martedì. Martedì. Per l'Indonesia, perché comunque di solito in Europa partiamo il mercoledì perché comunque ci vuole Sì. 2 ore, 3 ore, mentre invece in Indonesia ci vuole 13 ore, per dire. Quindi partivamo il martedì. Io il sabato giravamo al ranch, ci allenavamo, sono caduto, mi sono spaccato la spalla. E allora, ho capito subito intanto che mi ero spaccato la spalla, quindi ero praticamente disperato. Ma il mio primo pensiero è stato: mi devo operare adesso. Cioè, ancora Al range, non era ancora neanche arrivata l'ambulanza. Io ho detto: mi devo operare adesso. E comunque ero ancora in terzo in lotta per il campionato. Vabbè, fatto sta che sono caduto, saranno state le 7 di sera più o meno. Erano gli ultimi giri, già era buio, c'erano le luci degli ovali accese, quindi dai, era buio. E siamo andati subito a Cattolica a fare delle lastre. E abbiamo visto comunque quello che già mi sentivo, che quindi la spalla era rotta, e abbiamo iniziato a chiamare Porcellini, con Carlo ovviamente. E scusa, ho toccato il filo. E Porcellini praticamente ha fatto da matti, ha cercato di organizzare un'operazione super rapida e mi ha preparato una camera a Modena dove dormire. Matrimoniale? sì, perché c'era anche mio babbo con me, sono da solo. Con un letto di ferro, però. E sono andato su sabato notte, ho dormito lì, alle 6 mi hanno svegliato, mi hanno iniziato a preparare, mi sono messo quel camice fantastico col culo di fuori. Sì, quello azzurrino. Bel momento, le calze lunghe fino a qua, e comunque mi hanno iniziato a preparare. Mi hanno operato domenica mattina e lunedì mattina sono uscito, non sono andato a casa, sono andato in palestra. E allora mi sono fermato a Forlì, da Modena a Forlì. Mi ha controllato la medicazione, i punti, come fosse andata dopo la prima notte, e andava tutto a posto, cioè era tutto ok. Sono andato con Carlo diretto a Pesaro in palestra e ho iniziato un percorso di riabilitazione, diciamo. Mi bruciava molto, mi faceva male, però non so, allora lunedì ero un po' demoralizzato in realtà, perché ho detto cazzo, mi sa che non ce la faccio. Però Carlo mi ha detto: sai che ce la potresti fare? Quando mi ha detto così, c'è dentro, mi è nato qualcosa. Ho detto cazzo, sì, ho detto ce la faccio. Quindi ho fatto palestra 2 volte quel giorno lì.
Sono andato a casa, la sera mi sono venuti a trovare tutti i miei amici, tra cui anche Elios il campione, che è qui dietro le quinte. E mi ricordo che il dottore mi aveva detto: guarda, visto che ci vuoi provare, muovilo il braccio quando sei a casa, cioè non star fermo. E cosa hai fatto? Abbracci. Abbracci a manetta, ma poi Sui sono venuti i miei amici a trovarmi. Io proprio facevo tutto col braccio destro, mica piatti, facevo da matti. Un male boia, però. Tanto la preparavi. Sì, vedevo che andava. Sono andato a dormire, martedì mattina mi sono svegliato prestissimo perché comunque dovevo allenarmi. Mi sentivo bene. Ho detto, cazzo, ce la faccio veramente. Quindi mi sono allenato martedì e ancora in quel momento lì non avevamo deciso se partire o meno. Perché comunque Vale era un po' dubbio, giustamente per la mia salute. Mia mamma mi ha fatto una testa come un pallone che voleva che non andassi. Mio babbo uguale. L'unico che ci credeva veramente. Tua mamma voleva che non andassi perché giustamente da cazzo, mamma sì. Preoccupata, tanto Sì. voglio dire. L'unico che veramente ci credeva ero io e Carlo. E Carlo comunque, quei giorni lì, poraccio. Io ero i coglioni tutto il giorno, tutti i giorni, capito? E mi sono allenato martedì sera abbiamo fatto una chiamata io, Carlo, Porcellini e Uccio che nel mentre era sull'aereo, ha preso il wifi sull'aereo, video call. Porcellini era carico duro, ha visto che ero carico, quindi poi lui comunque giustamente aveva fatto un gran lavoro, quindi ha detto vai, io sono sicuro, l'importante è la ferita, perché comunque c'avevo la ferita aperta, quindi freschissimo. Lui la sua preoccupazione era l'infezione e per l'osso era tranquillo, tutti gli altri erano preoccupati per tutto. E io però stavo bene, gli ho detto che volevo andare, gli ho fatto una testa anch'io come un pallone e alla fine mi hanno detto va bene, se vuoi provare vai. Il problema è che è un viaggetto da niente, sono partito mercoledì mattina, mi sono allenato alle 6, tipo di mattina, comunque volevo cercare di partire pronto. Sono andato a Milano e sono partito e sono arrivato lì di venerdì mattina, tipo 2 ore e mezzo prima del FP1. Sei arrivato in pista? In dritto. In dritto la mattina stessa, 2 ore prima del turno. Non ho dormito un cazzo perché comunque col Come fuso... mai? Sull'aereo, male boia, comunque col fuso e tutto, non è che ho fatto una gran dormita. E quindi ero bello provato, però la carica era di più della stanchezza in quel momento. Sono arrivato, mi hanno fatto la prova medica, e mi hanno fatto fare un po' di flessioni, piuttosto di dire che stavo male mi potevano montare sopra con un carro armato. E stretti i denti. Comunque di base stavo bene, perché sennò non mi davano l'ok. Però comunque un po' di male, ovviamente. Eri sotto ovviamente under investigation. Sì, mi hanno fatto fare il primo tour e poi mi hanno detto guarda, dopo ti dobbiamo ricontrollare per forza, se no non corri. Quindi va bene, gli ho detto che andava bene, ho fatto l'FP1 e sono andato a farmi ricontrollare, mi hanno detto che andava bene. Come sono andate le FP1? Sono andato bene, ho fatto quinto. Sono anche scivolato alla fine. Il dolore aspetta, scivolato poi non al tornantino, alla penultima mi ricordo. No, sono scivolato alla 11. C'è staccatone in fondo al dritto per Tamina e poi c'è quel curvone a destra prima del sinistra. Sì, ok. E poi dopo comunque male, più che altro sensazione strana di bruciore quando staccavo, quando tiravo nel manubrio, tutto. E la forza, quella c'è tutta normale? No, mi mancava. Facevo tutto molto di più col braccio sinistro, infatti dopo le gare successive sono state difficili perché la parte sinistra del corpo era dilaniata. Tutta dura. Nonostante che fosse tutto a posto. Dopo nell'FP2 c'è stato il momento del primo time attack che avevo fatto il record della pista. Che è stato bello. Poi dopo conviene quasi a sto punto da far rompersi una clavicola. Ma ti dirò. Sono convinto. Però dopo ho finito terzo nel primo giorno, sono passato diretto in Q2, ho fatto podio nella sprint e quinto in gara. Bello, direi che è un bel risultato anche per uno normale, tra l'altro. Sì. Poi è bello perché dai, comunque io andavo lì e pensavo dai, devo cercare di sopravvivere, di portare a casa qualcosa. Ma cosa pensi che cosa pensi che siano state le cose che in una situazione così ti abbiano portato a farcela? Perché una cosa immagino appunto la determinazione che hai avuto da subito, perché io te ce la faccio subito. Sì, cioè la fame. Quella è stata la cosa. La voglia di farcela. Sì, perché ero in un momento dove andavo bene. Comunque venivo dalla vittoria in India, quarto in Giappone, ma sì, sul bagnato. Sul bagnato che con la bandiera rossa, se no comunque ero lì. Era un bel momento per me, ero in forma, mi sentivo forte.
terzo nel mondiale, tra l'altro dopo la vittoria in India avevo anche recuperato un po', che in Giappone ho gestito un pelo, comunque bene o male ero lì, non è che ero troppo distante e quindi mi potevano anche tirare le bombe a mano, cioè io avevo voglia di andare, quindi sono andato. E se non lottavi per il mondiale, secondo te avresti fatto la stessa cosa? Sarebbe stato sicuramente diverso, una mentalità diversa, più che altro perché comunque dopo questa gara qui dove sono riuscito a fare un buon risultato e la bega dell'infortunio me la sono portata dietro. Però in quel momento lì toccava far così. Invece se non avessi lottato per il mondiale probabilmente una gara l'avrei potuta saltare e poi sarei tornato comunque in piena forma, perché alla fine la clavicola sì è una bega, magari c'è una persona non sportiva ci va dietro più tempo. Noi abbiamo un sacco di persone che ci stanno dietro, ci lavorano con noi e ci permettono di tornare fisicamente in forma subito, quindi saltavo una gara, magari poi tornavo Più in forma, certo. quasi normale, ecco. Sei una bestia, sei una bella bestia, sei. Riparliamo di Pecco che dopo questo problema tecnico è saltata la registrazione di quella domanda e quindi era giusto sottolineare però il bellissimo rapporto che avete avuto nel 22 e nel 23, raccontacelo nei dettagli e com'è convivere sia nell'Academy, quindi quotidianamente, ma anche in pista per giocarvi le gare nella MotoGP. Allora, è bello, ovviamente, in primis, è tutto molto naturale, nel senso che alla fine è una rivalità un po' atipica, col fatto che comunque praticamente viviamo, trascorriamo tantissimo tempo insieme tra palestra, ma anche proprio amicizia, cene, uscite, cose varie. E abbiamo un rapporto fantastico che riusciamo a coniugare bene con una buona rivalità, nel senso che una rivalità tosta, ma comunque con del fair play. Sì, con del feeling, vi conoscete talmente bene. Sì, che... poi bello perché comunque siamo simili, nel senso che, allora, per quanto siamo diversi abbiamo anche delle cose simili. Peck è molto più posato, molto più impostato. Lui non ha avuto il periodo di scazzo dell'adolescenza, per dire, che te lo porti dietro comunque per un po' di anni. E qualcuno se lo strascina ancora, tipo me, in qualche Bella questa tratto del mio carattere. Cioè lui è sempre stato cioè non c'è un altro termine se non signore. Sì. Ben Perché è uno dritto. È educato, è molto maturo, molto, molto intelligente e ovviamente molto forte. Quindi una rivalità con Pecco è sempre una rivalità bella, qualsiasi persona tu sia. Con me, con noi dell'Academy che trascorriamo molto tempo insieme è ancora più bella. Poi con Pecco c'ho proprio un rapporto di amicizia vero, quindi mi sento libero di poter essere me stesso senza essere giudicato, sapendo che dall'altra parte ho una persona che sa come sono, che capisce quando scherzo, quando sono serio, quando mi girano le palle o quando sono contento. Ecco, quindi è molto figo, ci diamo su, ci rompiamo i coglioni ed è bello, ci stimoliamo a vicenda, scuola Carlo, comunque trash talking, e ci stimoliamo sempre a fare di più. Per far da contraltare, no? Una domanda un po' del cazzo, però Vai. tanto è pieno di gente che fa le domande del cazzo. Come ti aspetti dalla coabitazione con Martin? Io? Chi? Migno? Io poi ti hanno preso a te? Rivola di Montecchio. Sono motociclette queste? Allora, non lo so, allora sicuramente sarà interessante, nel senso che ci conosciamo da tanto, ma Vero, siete giocati già al mondiale nel 2018. Ma poi abbiamo praticamente avuto carriere parallele, nel senso che Moto3 sì insieme, quando siamo andati in Moto2 siamo andati insieme, lui è andato in MotoGP un anno prima, però comunque ci siamo rincontrati poco dopo. E allora, è un ragazzo anche lui secondo me molto intelligente e non ho un rapporto di amicizia con lui, ho un rapporto più di professionalità ovviamente. Però secondo me è figo, nel senso che è una persona che se la conosci può dare di più di quello che magari sembra da fuori. Che magari, non lo so, perché da fuori noi lo vediamo come, adesso solo ed esclusivamente come un rivale. Quindi la rivalità, soprattutto in MotoGP, che è talmente alta che ti porta a farti odiare praticamente tutti, sportivamente parlando. E adesso il pensiero mio, non so se
chiaro, capito? Non so se hai capito quello che ti... Cioè, non so se il mio pensiero è troppo influenzato adesso dal fatto della rivalità. Magari avendolo come compagno di squadra avrò l'opportunità di conoscerlo. Sicuramente esatto, Beh, lo conoscerai meglio. Perché adesso comunque lo conosco, ma lo vedo 2 volte a weekend per mezz'ora ogni volta. Ok. Non è che ci parliamo più di tanto, a parte ciao, come stai, tutto a posto, Sì, sì, bella. sì. Posso dire una roba figa che usa Devi. una rispettosa rivalità? Sì. Quello secondo me è già adesso, ma sarà anche meglio quando saremo insieme. Sì, ma comunque Sicuramente. Martino Poi mi lui, sembra essendo uno forte, anche un Probabilmente ti dritto. stimola Secondo me è anche. inquadrato lui, e poi mi stimolerà sicuro perché è molto forte. Spero di poter imparare e diventare Bel più forte pilota, anch'io. Sì, direi. Dio buono, Un bel dream team probabilmente, tra l'altro, il prossimo anno. Sì, siete una bella formazione, bisogna dire la verità. Può darsi la migliore che c'è, tra l'altro, se dobbiamo Oddio, dirla Bagnaia tutta. Marquez comunque Ah no, tosta. è vero, non ci avevo fatto caso. Però cioè, secondo me la Aprilia, la Massimo hanno fatto un bel lavoro. Bello. Ah, sì. Vorrei salutare Gazzoli, dire che Gazzo. questa puntata già volevamo farla, ma lui ci ha anticipato giustamente, quindi un po' di cose te le avrà già chieste lui, però io vorrei parlare di tatuaggi, perché prima abbiamo parlato dell'Argentina e per te l'Argentina ha un significato particolare. Allora, sì, allora l'Argentina per me ha un significato molto importante, cioè un valore altissimo. È una storia particolare quella dell'Argentina e me, nel senso che io ho vinto la mia prima gara assoluta nel motomondiale in Moto3 in Argentina e ho vinto anche la mia prima gara in MotoGP sempre in Argentina. Tra l'altro 2 gare molto simili, con condizioni simili, con vittoria con distacco, entrambe simili. Ed è stata una storia che, se ci pensi, fa quasi strano, però io obiettivamente non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Mi ero già detto, allora, io sono amante dei tatuaggi, mi piacciono, e ho sempre un po' paura mi piacerebbe proprio riempirmi tutto il corpo di tatuaggi, ma non ho le palle per farlo. E non so cosa non so cosa potrei diventare, come mi potrei vedere poi da grande veramente, quindi non so se avrò il coraggio di farlo, ma mi piacciono. E mi ero sempre detto che quando avrei fatto i miei primi risultati importanti nel motomondiale me li volevo fare. E così ho fatto con il primo podio e la prima vittoria. Prima un po' di vero, perché c'è anche... Sì, c'ho quello del Giappone che è qui, e qui c'ho quello dell'Argentina. E mi piacciono, e poi cerco di farli tutti con un significato annesso, e nonostante che appunto mi piacciono anche solo da vedere. E appunto l'Argentina per me è stata una cosa fighissima, perché comunque ce l'avevo già tatuata sul braccio quando poi ho vinto in Argentina. È stato fantastico, tanti tifosi mi chiedevano la foto dove facevo vedere comunque il braccio, era figo. Ho tanti tifosi là, e bello, un bel calore, una bella passione. Poi loro sono fighissimi. Perché infatti anche io sono un super fan della gara in Argentina e dell'Argentina. Tra l'altro quanto è stata bella l'Argentina l'anno scorso. Te sei arrivato, Devasto. ti abbiamo massacrato di botte quando hai fatto il podio. Bellissimo. Io ti ho proprio menato più forte che potevo, ma di gioia, cioè io ero contento. Sì. Contento un botto, Non come vedevo quella volta l'ora. al Mugello. Ero contento uguale, che È parlavamo vero, prima. parlavamo prima. Cioè Mig, lo spiego a Phil che Vai. Mig giusto. praticamente, io il mio primo anno di mondiale 2017 è stato il mio primo anno intero di mondiale, e il buon Mig ha vinto la sua prima gara al Mugello, no? Bello, sì. Prima vittoria, oltretutto al Mugello. Già la prima vittoria è un momento atomico. La fai al Mugello, cioè sarebbe stato anche il mio sogno, capito? Sì. E lì mi ricordo che io avevo fatto 16esimo, non mi ricordo neanche, comunque giù di lì non è che, cioè, erano le mie prime gare, poi non ero super veloce quell'anno lì, ero ancora molto acerbo. Però quando mi sono girato alla 1, ho visto il megaschermo, ho visto Mig primo, dopo la bandiera, cioè io ero contento duro. Sono andato, l'ho riempito di schiaffoni nel casco, abbiamo esultato per mezzo giro insieme come se avessi vinto io. Sì, E lì in Argentina, quando ho vinto, io ancora non avevo fatto la gara, ma lui ha fatto la gara, era rimasto già a piedi. È arrivato per grazia divina, non si sa, avevano bisogno di qualcuno, hanno chiamato Mig, è arrivato, ha fatto il podio. Bello. Al parco chiuso io l'ho massacrato di botte proprio di felicità. È stato bellissimo. Storia. Sì. E poi lui dopo è venuto da me al parco chiuso quando ho vinto io, anche lui schiaffoni, botte, briscole, bellissimo. Bello, sì. La settimana prima era nella via di Portimao com'è che si chiama?
alla cattedrale. alla cattedrale. Cioè, ero venuto a vederla a Portimao. Sì. E poi... Tra l'altro sgasata la moto, scherzo. Madonna, è vero, Che scherzo t'ho fatto? Sono il guru. vedi, sei il guru degli scherzi. Anche quella volta, Praticamente quella quella volta avevo detto, cioè, ma siete Ti degli sei cagato, attori... ti sei cagato. Te la racconto in breve? Provo. A Portimao faccio terzo, prima gara, e lui ci aspettava a bordo pista. Pecco ha vinto, io terzo. Quando ci siamo fermati a festeggiare mi ha dato una sgasata alla moto, no? Un mio mano. Sì, Cioè. ha preso in mano la manovra, una gran sgasata. Allora, io mi ricordo che quando siamo andati poi in Argentina, Ferro, che è uno degli ingegneri Ducati che abbiamo nel box, mi ha detto: "Oh, ma hai dato una gran sgasata, cazzo, a Portimao, ma come mai?" Salutiamo Ferro. Ciao Ferro. Ciao Ferro, ciao anche Dani. Ciao. Come mai? Ah, guarda, è stato Mig. Mi raccomando, stai attento. Lui me l'ha detto per precauzione, perché comunque da ingegnere giustamente vede i valori di tutte le cose che devono essere sempre tutte in piano. E non era successo niente, ovviamente. Però lì ho detto, cazzo, facciamogli uno scherzo a Mig. Sono andato subito nel box di Pecco da tutti gli ingegneri Ducati, mi sono fatto scrivere una mail finta, firmata comunque con il logo Ducati, da Simoncini, che saluto, ciao Leo, dove scriveva che avevo fatto una sgasata troppo forte, che c'era da ripagare il motore, 100.000 euro di danni, così, che se no... E che poi il motore andava smontato, e ho detto tutto questo scherzo l'ho detto alla mia squadra. Che complessa. Sì, no, cosa vera. E quando Mig è passato dal box, era andato a fare le verifiche, era con la tuta, era sera, sudava. No, aggiungo dei dettagli. Vai, praticamente Flamigni, che salutiamo. Ciao Matteo. Ciao Flam. E il giovedì, no, mi fa, puoi passare al box, devo chiedere una cosa, devo dire una cosa, la mattina. E poi dopo a pranzo, Mig, ti ricordo dopo di passare al box, dai, ricordati che è abbastanza urgente. Io ho cominciato ad andare in panico, ho detto, ma che cazzo è successo? Cioè, cosa fa? E non ci avevo proprio minimamente pensato. Quindi dopo è arrivato al box, e noi ovviamente ci eravamo messi d'accordo, tranne Robin, che era un mio meccanico che adesso purtroppo è andato in un altro team, però lui non sapeva niente, ma è stato una bestia. Cioè, ha proprio retto il gioco alla grande. Non sapeva un cazzo. Che poi ti ha anche detto, ma poi lui in inglese, perché è olandese, ma parla inglese. Sì. E noi in tutto sto scherzo adesso dobbiamo cambiare anche il motore. Comunque domani, poi ci sono sti danni da pagare. Abbiamo un motore in meno per la stagione. Tutte ste è la seconda gara. Io ero sottoterra. Sudavo come un drago freddo. Colore dei capelli, un disastro. È arrivato Robin e gli fa Matteo in inglese, ma quindi adesso dobbiamo cavare il motore? Era alle 8 di sera. E Matteo fa, sì, dobbiamo togliere. Lui proprio in inglese, fuck, l'ha mandato a cagare. No, si gira verso di me e fa, thank you Migno. Thank you Migno, fuck off, cose così, proprio lui piegato. Dopo un po' abbiamo visto che era talmente in difficoltà che è arrivato Pablo con un foglio che abbiamo scritto, era tipo, è uno scherzo, una cazzata così. Bellissimo, cioè, Dio, tutti addosso dopo dopo botte briscole anche lì. C'è proprio quello è stato un weekend dove ci siamo menati. E divertiti. e divertiti. Bello. Si crede, una puntata di scherzi a parte. Cazzo, era da filmare. E detto ciò, per te Misano, che sei un romagnolo doc, immagino abbia un valore speciale, e ci pensavamo prima, comunque ormai di romagnoli proprio doc in MotoGP ci saresti te, Bastianini. Bestia ancora deve venire, tu insomma sei appunto uno dei pochi MotoGP che si vive Misano da veramente attaccato a casa. Come lo vivi il weekend di Misano e quali sono le differenze, immagino, in positivo rispetto a un altro weekend? Poi te di solito dormi a casa o tipo dormi in circuito? Spiega anche un po' la routine. Allora, io la mia routine dormo in circuito perché mi aiuta a sentire meno la pressione, nel senso che comunque a Misano, essendo una gara un po' atipica per noi che siamo di qua, la gente per strada fa da matti. E qua, cioè, è bellissimo, però quando il nervosismo del weekend di gara sale non è facile da gestire, quindi la gente per strada ti ferma comunque già da una settimana prima, semafori, cioè tocca che stai attento, dove vai, qualcuno ti becca. Bello. Bellissimo, però tosto. Certo. Quindi preferisco dormire in circuito e cercare di affrontarlo come se fosse un weekend normalissimo, che però so dentro di me che non lo è. Lo vivo bene, nel senso che è atomico. A parte, vabbè, la pista è bella e poi il tifo è la cosa che fa più la differenza. Poi comunque si fa il casco, è tutto bello, ci vengono i miei amici, Kobe al Mugello, però a Misano cioè,
a Misano fa strano perché siamo proprio qui. Cioè io 10 minuti e sono a casa. Io la capito? chiamo la Monte Carlo della MotoGP. Sì, comunque, poi no? è un evento incredibile dove comunque in Romagna c'è tantissima passione da parte di tutti, si organizzano, c'è proprio la città, Misano, Rimini, San Marino, organizzano miliardi di attività, eventi, quindi sei sempre a stretto contatto con i tifosi, molto di più che da un'altra parte, nonostante che adesso si organizza molto. Poi super tifosi, cioè super Poi sono tutti carichi, dai. cioè imbestialiti positivamente, cioè quando ti vedono, dai, Dio, Ciao, dai, BT! ciao, dai, Beth, così, cioè, bello. Però ci sono molte pressioni. Bello. È lì la difficoltà, riuscire ad affrontarlo come se fosse un weekend in Austria, che è bellissimo uguale, ma per me, che non sono più austriaco, tranquillo. vale meno. Ecco. Beh, però ti darà più carica, dai. Ma almeno Ti dà nella una pista. gran carica che però può essere un'arma a doppio taglio, sai, quando sei anche troppo carico delle volte passi di là. È vero, Allora può bisogna darsi. riuscire a mantenere tipo lo status di Pecco. Ma ci vieni in macchina o con uno dei tuoi mezzi truccati? No, per non dire altro? vengo... Oddio. Cosa c'hai te? Perché quando lavorai detto vai, infatti non mi dicevi, non avevi Io spippolato un po' di sì, mezzi, sì, Dio booster. c'ho un sacco di cazzate. Mi piace il proprio. triciclo, C'ho il triciclo a motore, il booster, l'ape e chi più ne ha più ne mette. Gli anni della Moto 3 venivo col booster. il biliardo motore, c'hai il biliardino. La stecca che va da sola. No, però quando faccio la Moto 3 venivo in motorino perché comunque non mi cagava nessuno ancora rispetto adesso. Adesso vengo in macchina. Ho capito. No, mi dire. No. Preparati a girare con la telecamera. Ebbene sì, ebbene sì. È il momento delle domande È dell'Instagram. arrivato l'ora delle domande di Instagram. È arrivata l'ora di Instagram, delle domande di Instagram dei L'avevo, nostri telespettatori. l'avevo detto o mi pare o sbaglio? Non lo so. Ridillo perché è sempre bello. Volevo sottolinearlo. Allora, ci scrive Kevin Santi 827 Allora, trattino basso. Queste sono le domande che ci hanno fatto poco fa nella story, giusto? Ah sì. Quindi fresche. Fresh. Aspetta che sono tutto Ne avevamo scelto alcune. Diciamo le più frizzanti, Ecco. per non dire altro. Essere conosciuti / famosi è un pro o un contro nella vita quotidiana? Bella. È finita ma chi? Allora, è sicuramente un pro per tantissime cose, tipo... Oddio, aspetta. Allora, è un pro per tantissime cose, tipo comunque essere agevolato in tantissimi posti o avere la possibilità di comprare cose che magari non tutti possono fare o conoscere gente famosa, gente nuova, gente figa. Però di base, ti dico la verità, non è che è tutto questo grandissimo pro. Cioè, a me mi piace... Una volta che sono diventato un po' conosciuto, ho iniziato veramente ad apprezzare la privacy, la normalità, il poter stare con i miei amici in tranquillità, poter farmi i cavoli miei senza nessuno che magari mi venga a chiedere una foto o semplicemente anche solo a salutare. È una cosa che fa super piacere, ma che delle volte crea un po' di disagio. Poi io, per quanto sono aperto, affettivo con tutti, è una cosa che comunque mi mette sempre un po' in imbarazzo. Non tanto in circuito, perché in circuito è come se inserissi un po' la mappa che lo sa. Mm-hmm. Mentre quando vado in giro mi mette un pochino a disagio. Non per questo non mi fa piacere, anzi è figo, perché poi per fortuna nella mia zona ormai mi hanno visto parecchie volte in giro, che comunque cazzo dove vado? Cioè... Esco a Rimini, voglio dire, tanto sono un 25enne normale, quindi esco. Ormai mi hanno visto spesso e quindi magari delle volte più che chiedermi una foto, magari mi fanno un saluto, mi facciano due chiacchiere, è bello. Però non ti nego che qualche volta ho sentito un po' di disagio, è strano. Mm-hmm. Però ovviamente ci fai l'abitudine ed è una figata, una grandissima fortuna, più che altro fare quello che ti piace ed essere, cioè, e fare in modo che sia il tuo lavoro. Poi quella è una conseguenza. Ecco. Però, sì, magari è più pro. Più prossimo. Si scrive Mr. Magi of Montecchio. Personaggio di Dragon Ball preferito?
E... Chiaramente l'ho inventata io questa domanda, amici. Però bella, cioè, lo guardavi Dragon Ball? Majin Vegeta. Ma perché c'ha della profondità come personaggio, no? Non è Sì, perché è un cosa cattivo, stupida. ma in realtà non è così cattivo. Ti ricoppini al figlio. Quello Poi lì. è stupendo. Sì, tu Andrea così non te l'ho mai chiesto. Col Penso- cappello che può richiamare, il cappello. Sì, dai, ti scelgo un Super Saiyan allora. Volevo scegliere Goten, tipo, ma Beh, Goten è super. scelgo Super Saiyan di terzo livello. Eh. Che non, cioè, ci vorrebbero più lunghi, ma Vabbè, questo però è quello mi che passa piace. il convento Anche adesso. le sopracciglia così. Sì, non le ha, c'è solo Sì, c'ha sta sì. dentro. Si scrive Felk-701 Rally. Com'è stare in scia a 300 km/h che credo stia per chilometro orari? Allora, è bello, ovviamente, una sensazione fighissima, è quello che poi mi fa amare più di tutto le moto, cioè la velocità è la cosa che mi dà più gusto. Stare in scia o non stare in scia, comunque ai 300, bene o male, la sensazione è molto simile, nel senso che quando fai 300 ti rendi conto che stai andando forte. Il tuo corpo si abitua, non è più una cosa spaventosa, all'inizio magari sì, però ti accorgi che dici sto andando, cioè vado. E quando sei in scia nelle piste dove ci sono i rettilinei lunghi è tutto uno scossone, cioè la scia ti dà velocità, ma allo stesso tempo essendo dentro tipo a una specie di vortice aperto, perché comunque c'hai uno davanti che ti apre l'aria, ai lati è come se l'aria si muovesse. Io mi sono fatto questo viaggio, poi non lo so se è veramente così, però Credo di sì. cioè l'aria si apre e poi di fianco si muove un po' e te sei lì in mezzo a quelle ondine e lì sei tutto lì che ti muovi tutto, la moto si muove tutta, vedi le carene che si muovono, la tua testa e tutto. È figo, molto, Simpatico, molto ecco. bello. Detta così Perché i fa. 300 è un conto, perché la MotoGP è il Mugello 360. 360, sì, capito? sì. C'è un'altra- 360, ecco, tipo da 100 a 200 la Niente, velocità no, non è, sì. cioè non è che dici che differenza. Da 300 a 360, secondo me, infatti, non ho mai provato. porca ma troia, lì capisci che veramente cominci a sentire un sì, attimino. soprattutto quando ti alzi. Ecco, esatto, quello volevo Quando ti chiedere. alzi esplodi. Se non ti tieni Se forte, uno che non lo sa, secondo me, se arriva e non sta pronto, no, vola via. voli via. Allora, si scrive Marco Mili 30. Cosa è andato a dire a Mark nel retrobox? Con la faccia quella con la gocciolina che cade qua 2 volte. 2. Ma questo quando... Ma non lo so, Sicuramente questa è a la Valencia domanda l'anno seria. scorso. Ah, è vero. Beh, vabbè, in realtà niente di che. Alla fine sono andato a chiedergli spiegazioni per quanto è successo in pista. Per Ma guarda, sentire non che è- Solo lui e Marquez. Cioè, non alla fine non è stato veramente niente di incredibile. Sono solamente voci e i giornalisti che hanno. Ovviamente, sai, c'è quando uno magari ti tocca, quando hai un contatto con qualcuno, c'è sempre uno più scontento Chiaro. dell'altro. Poi dopo la gara. In ancora, quel caso ero io quello scontento, ma alla fine non è che c'è stato chissà quale dibattito. Gli ho chiesto solamente una spiegazione, tutto qui. si scrive Galloce 89. Crudo, squacquerone, rucola o cipolla salsiccia? Con la faccia che ride, contenta da bene. Gran domanda. secondo Domanda, me. arte, la domanda. cioè, Allora, i nostri salsicce, bro di Instagram mi sorprendono sempre fighi. grandi. salsicce e cipolla è la classica piada post serata in quel baracchino fuori dalla discoteca. Sì. Salsiccia, Più- cipolle e salse. più bello. Sì, perché più comunque dopo la strong. serata sei stanco. E anche per andare sei a dormire provato. dopo con quella. Che schiaffa di sei dormire. finito. Quella è buonissima, l'apprezzo un botto. Poi a me la cipolla mi piace. Sì, Cotta, sì, buonissima. tutte le forme. Però, cioè, se a qualsiasi ora io mangerei la piada a qualsiasi ora e la maggior parte delle ore sceglierei crudo, squacquerone e rucola. Ok. È una bella domanda Te, Phil? interessante. Io crudo e mozzarella non posso rispondere a questa domanda perché non mi piacciono entrambi. Dio boh, però posso dire Io cavoli male. salsiccia. Lo so. Buona cavoli salsiccia. Buona quella. Mia mamma fa da matti coi cavoli. Le mamme cavoli salsiccia. Da spingono. matti. Marco, siamo quasi arrivati alla conclusione, manca solo un piccolo passaggio. Vai. Ovvero, ci spieghi il casco, Mhm. ma oggi difficoltà doppia perché dalla regia ci lanciano un oggetto. Eccoci. Eccolo. Mentre ci spiegherai il tuo casco, Sì, ce la fai, dici? Dio boh. A fare Ma te sia il pensi? cubo di Rubik che spiegare il casco? Sì. Che a farsi un non so. autografo sopra allo stesso tempo ce la fai? E Io fare non un credo. disegno con un Fatemi piede? Fatemi provare.
Cos'è? Ok. Un disegno? No, sto scherzando. Allora, io ti scombino il cubo di Rubik. Intanto inizio a spiegare. Ecco, nel frattempo puoi iniziare a spiegare. Allora, questo è il casco che ho portato, cioè che ho fatto per il Mugello di quest'anno, intitolato Bez Zen. Allora, è un casco, vabbè, mi piace molto, mi fa ridere perché innanzitutto c'è la mia faccia proprio sopra, è Fatto bene. un po' arrabbiata. E allora, questo casco è nato perché, appunto, come abbiamo detto all'inizio, ma di base abbiamo ripetuto spesso, purtroppo, non è un periodo brillantissimo in questo momento. E quindi ho tanta gente mi prova a dare dei consigli, mi prova a dire la sua. E è una cosa che apprezzo, ma che magari apprezzo di più dalle persone con cui ho un buon rapporto e con cui sono legato, comunque che conosco bene. Mentre spesso quando le cose non vanno tutti si permettono di dire qualcosa. E quindi il consiglio, comunque la frase, il must che mi è stato detto è sempre stai calmo. Keep E calm. io finché me lo dici te o finché me lo dice Phil, va bene. Se me lo dice uno che l'ho visto la prima volta un quarto d'ora prima, sinceramente mi girano i coglioni. Allora, E quindi, e quindi quello che ho pensato appena ho fatto il casco è stato, cazzo, devo mandare un messaggio a queste persone. tra l'altro, come si chiama il pallino rosso in mezzo alla fronte? Quello è il pallino rosso di quelli dei buddisti. Sì, c'ha un nome Oddio, particolare. buddisti, no, induisti, scusa. C'ha un nome? Gli induisti, che non so come si chiama. Sì, c'ha un nome. L'ho visto quando fai cioè se tu crei l'avatar, si chiamava dell'intelligenza artificiale dell'iPhone, ti fa scegliere anche se vuoi il Ma puntino perché rosso quello o in meno. base alla tua religione. Sì, però non mi ricordo, insomma, lì c'era scritto il nome, non me lo ricordo. Però quello gli ho messo il simbolino del giro infatti veloce. l'ho visto adesso, è bellissimo il pallino del giro veloce. Mugello 2024. Fatto sta che insomma ho deciso di fare questo casco che è un po' ironico riguardo a queste cose. E dopo ho messo veramente certe robe che ispirano la calma, quindi i sassi Sì. impilati uno con l'altro, i fiori. Come Francolini. Poi dopo praticamente il nome Bez Zen è nato perché oltre che essere una cosa vera, cioè lo zen, queste cose qui, c'è una canzone che mi piace molto che è dei Pinguini Tattici Nucleari che si chiama Zen, che dice venderei anche l'anima al diavolo per trovare un po' di pace per me, che è un momento dove non è che ho tantissima pace interiore. Nel senso che comunque quando i risultati non anche... vai, non è che stai bene, Sì, quindi sì, torno a tanto casa vivi per quello, per forza, insomma. Perciò adesso la frase magari non è proprio super corretta, però di base il significato è quello. E quindi dopo l'ho chiamato così, il casco. Molto bello, non posso dire bello, sì, figo. Bello, poi dei bei colori, mi è piaciuto farlo. Poi abbiamo fatto, mia mamma, aspetta perché questo è un bel viaggio, ho detto, sta andando tutto di merda, però vuoi che magari non succeda una roba buona? Comunque c'ero fiducioso. E quindi gli ho detto a mia mamma, mi devi fare il vestito da santone. Come quello lì. E quindi mia mamma me l'ha preparato nel caso che fosse successo qualcosa di bello. E io gli ho detto mamma portalo a bordo pista che non si sa mai. Purtroppo non è servito, infatti gli ho fatto solo buttare via dei soldi. E però cosa ci insegna questa storia? Pensavo non lieto fine. no, non c'è, però mi ha fatto, cioè, mia mamma l'ha presa molto sul serio sta storia. Cioè si è messa lì, è andata a comprare le stoffe, me l'ha fatto. Comunque la mamma è sempre la mamma, quindi è stato bello. Dani. Questo lo firmasti quando venisti. Senti quanti passati remoti. Qua proprio a farci da cavia, da prova, in queste puntate. Essendo il benefattore del podcast. Sì. Pilota, puntate 0. E quindi questa firma viene da quel momento lì. Marco Bezzecchi, nonché risolvitore di cubi di Rubik, abbracciatore, pilota MotoGP. E chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, per me è stato un immenso piacere, un divertimento qua in relax tra amici. Ragazzi, Marco Bezzecchi, Filippo Carloni. Ciao raga. Questo è Big Bubble, grazie a tutti, a presto. Ciao ragazzi. Ciao.